Kisame Oshigaki, il demone squalo direttamente da Naruto Shippuden, membro onorario della Katsuki, organizzazione Alba. Sicuramente una delle doll in scala 1 a 6 più attese da me per questo 2025, così tanto atteso che ho pagato un extra a ilcolossodeinerd.com, che ringrazio tantissimo, per averla in anteprima e potervela mostrare. Ragazzi, sapete quanto io ami Rocket Toys e quanto ami recensire Rocket Toys, e con questo Kisame davvero c'è tanto di cui parlare, quindi vi lascio alla recensione. Rocket Toys, come al solito, generosissima in termini di accessori, e con questo Kisame non ha fatto di certo eccezione. Cominciamo come sempre dalla basetta, che per fortuna mantiene lo stesso stile degli altri 3 prodotti a tema Naruto rilasciati finora dall'azienda. Di forma circolare a mo' di piedistallo, con questa targhetta espositiva cromata con il nome Kisame e la nuvoletta della Katsuki, e la base circolare con uno sfondo di colore marroncino tendente al sabbia, e dal centro bello grande il kanji Nan, che significa sud, che è caratteristico proprio di Kisame. Nella parte posteriore foro di alloggiamento per quelli che sono i supporti. Questo è un normalissimo supporto in plastica nera, purtroppo non trasparente, che viene coadiuvato nella sua funzione per estenderne la funzionalità da quest'altro supporto per allungare, qualora fosse necessario, la portata appunto del supporto nero. Ottima la fattura anche di Sameada, o pelle di squalo nella sua versione italiana, la spada caratteristica di Kisame, la spada più forte tra quelle dei 7 spadaccini della nebbia. Bellissima, buona la resa, abbastanza leggera, dotata di magnete ovviamente, ma ne vedremo l'applicazione fra un istante. Questa è la sua versione con i vari bendaggi a ricoprire la spada. Buona la fattura anche del manico, con l'effetto cordura e questo piccolo teschio sul fondo, realizzato abbastanza bene, con qualche sfumatura anche nel painting. Questa spada può ovviamente essere divisa a metà, ed è molto semplice farlo, eccola qui, per poter andare a sostituire la parte terminale con quest'altra. Oddio, l'ho messa male, da quest'altra parte, ed ecco qui, per andare a ricreare sempre per delle pose un po' particolari il momento in cui la Sameada, la spada, comincia a disfarsi delle bende per scatenare quello che è il suo potere. Ottima la realizzazione anche da questo punto di vista, di tutte queste squame e tutta quella che è la superficie della spada, così come dei bendaggi che si stanno stracciando, si stanno togliendo dalla sua superficie, realizzati in plastica morbida, ed è molto buono l'effetto, molto realistico. Non dà particolarmente fastidio questa sezione, quindi quella che va a dividere le due parti della spada, sinceramente, perché va un pochino a mimetizzarsi con quelle che sono le fasciature intorno alla spada. Molto buona, vi ripeto, molto leggera, e il valore aggiunto è proprio il magnete, che permette di applicare questa spada sulla schiena di Kisame senza particolari problemi. Ma il meglio di sé con pelle di squalo Rocket Toys lo dà con questa versione della spada, quella bella cicciona che ha appena inghiottito il chakra del malcapitato di turno, che secondo me è meravigliosa sia nello sculpt sia nella verniciatura, con un manico che è praticamente identico alla versione con i bendaggi ancora applicati che abbiamo visto poco fa, con l'unica differenza che il teschietto che fa da pomello può essere rimosso in questo caso per facilitare l'applicazione della mano adibita alla presa della spada. Buona la verniciatura, con tutte queste scaglie che sono sfumate, con sfumature di colore che vanno dal blu più intenso fino all'azzurro, fino a punte di bianco per dare profondità e realismo. Ottima la realizzazione, abbastanza pesante, e questo
Vedremo quanto inficerà poi nella fase di posing, ma la parte più bella della spada ovviamente è la bocca di squalo, che ha anche gli interni, non so se voi riuscite a coglierli dalla camera, che sono colorati e quindi ricchi di dettagli anche per quanto riguarda l'interno della bocca, denti di squalo meravigliosi con anche qualche sfumatura, qualche segno di nero e di grigio qua e là, anche qui per dare un minimo di realismo alla dentatura. E poi questa lingua che è realizzata in plastica traslucida, con sfumature di rosso più intenso man mano che ci si avvicina all'interno della bocca e sempre più trasparente verso la fine della lingua, con sempre questi segni appunto dati dal chakra, dalla saliva, da quello che è stato appena assorbito, che come vedete si distribuiscono lungo tutta la superficie della lingua, sia nella parte inferiore che in quella superiore. Davvero ottima realizzazione ed è bellissima da esporre questa spada, solo che vi assicuro che è davvero molto grande e ancora più alta di Kisame. Quindi vedremo poi in fase di posing come si comporterà. Un altro accessorio caratteristico di ogni membro della Katsuki che si rispetti è il cappello di paia, che avevamo già visto nel Itachi di Rocket Toys. Anche in questo caso secondo me la sua realizzazione è davvero magistrale, di altissima qualità, e sia la scultura che la verniciatura contribuiscono a rendere un fortissimo senso di realismo in questo cappello che sembra essere davvero realizzato in paia. Invece ragazzi è in plastica con delle parti in rilievo che possono essere sentite al tatto, e la verniciatura con tutte queste sfumature e questi segni danno appunto la sensazione che sia effettivamente in paia. Anche questa parte culminante sembra essere in pelle, invece anche qui è scolpita in plastica con il dettaglio della cucitura in vista. Nella parte interna ci sono le solite strisce che troviamo anche negli altri cappelli di questo tipo, ognuna delle quali è cablata indipendentemente dall'altra. Troviamo poi il solito pendaglio, anche qui nulla di nuovo rispetto a quello di Itachi, buona la realizzazione e anche la verniciatura con dei dettagli anche molto piccoli realizzati benissimo. E per applicare il cappello a Kisame, poi lo vedremo in modo più approfondito nella sezione dedicata agli headsculpt, basterà mettere questa calotta alla testa di Kisame al posto dei capelli per poi andare a farla aderire tranquillamente al cappello in questo modo. Rocket Toys fornisce poi anche degli occhi intercambiabili, che sono questi qui davvero molto piccoli, sono anche un po' caratteristici quelli di Kisame perché molto piccoli, formati praticamente da soltanto la pupilla, che possono essere intercambiati ai vari head sculpt che troviamo. Troviamo varie tipologie di occhi, in realtà sono 2, 4, 6 occhi in totale. In questo volto urlante, come vedete, forse lo vedete, non so se sono a favore di camera, ma ci sono delle leggere nervature rosse, anche qui dettagli piccolissimi ma resi davvero benissimo. Ovviamente tutti gli occhi possono essere intercambiati nei vari head sculpt a disposizione, a cui ho dedicato una sezione apposita, con il particolare accessorio che fornisce Rocket Toys. Questo serve per fare da joystick, come vedete può essere applicato ai joystick per avere una sorta appunto di mezzo, di strumento con cui poter girare gli occhi senza utilizzare le mani. E poi Rocket Toys si è inventata anche quest'altro accessorio che non era disponibile, se non sbaglio, in Itachi e nelle altre doll dedicate a Naruto, con il quale potete tranquillamente andare ad estrarre gli occhi, andando ad incastrare questa parte nell'occhio e poi tramite questo strumento andarla a tirare per togliere appunto dall'apposita sezione gli occhi e intercambiarli. Ottima trovata, come sempre Rocket Toys da questo punto di vista non delude mai. E per concludere questa ricchissima sezione accessori abbiamo le mani intercambiabili, sono 4 paia più un quinto che è quello in posizione rilassata che è montato di default su Kisame. Non ve le faccio vedere tutte, ma vi basti sapere che sono tutte simmetriche e abbiamo un paio di mani con il palmo aperto e le dita leggermente socchiuse, quelle ovviamente adibite all'impugnatura di pelle di squalo, e poi quelle che vorrei farvi vedere sono queste. Della tecnica, per utilizzare la tecnica della prigione acquatica, se non mi sbaglio. Oltre alla realizzazione che secondo me è perfetta, dalla colorazione della pelle con questo bianco leggermente tendente al grigio, alla venatura, le dita, lo smalto viola su unghie che sono scolpite e verniciate benissimo,
Possono essere anche messe in un determinato modo, adesso vediamo se riesco a farlo in diretta, in questo modo appunto, incastrate in questo modo per andare a replicare l'utilizzo della tecnica. Davvero ottima trovata, le dita sono anche abbastanza morbide, quindi questo movimento è molto facilitato. E poi ragazzi volevo farvi vedere, cercherò di zoomarvi questa parte, come è realizzato, come al solito l'avevamo già detto per Itachi, l'anello caratteristico di Kisame con il Nan, quindi con il simbolo Sud. Davvero piccolissimo ma dettagliatissimo questo anello che possiamo ritrovare in tutte le mani sinistre. Diamo adesso un'occhiata alle teste che vengono fornite da Rocket Toys, anche se non è propriamente giusto parlare di teste quanto invece di volti e acconciature intercambiabili, perché tutto ciò che vedete nelle mie mani in questo momento può essere combinato come meglio vi piace, dagli occhi al viso all'acconciatura, quindi tutto può essere mischiato e combinato per tutte le pose del caso. Davvero ottima questa soluzione che fa sembrare Kisame un misto fra una A6, una Hot Toys e un SH Figures. Davvero ottima questa combinazione, soprattutto per personaggi come Kisame che sono tratti da un anime. Vediamo questa che è la testa che vedrete come prima cosa quando effettuerete l'unboxing, quella di default. Davvero bellissima questa espressione con il ghigno caratteristico di Kisame, riprodotto benissimo, ottima la fattura dei denti, la colorazione della pelle con queste strisce che sembrano essere appunto delle branchie sotto gli occhi di Kisame stesso, anche lo sguardo è il suo e tutte le proporzioni di questo volto sono meravigliose, dalla dimensione del naso agli zigomi, la forma della mascella e tutto della mandibola, scusate, tutto davvero al suo posto. Non c'è nemmeno un piccolissimo difetto di verniciatura, massima cura anche da questo punto di vista, e la cura che c'è anche nel coprifronte della nebbia, in questa parte cromata e anche in tutto il resto del coprifronte che come vedete è dotato di pieghe che sono scolpite, verniciatura con sfumature, con toni di azzurro, di blu nei punti giusti e anche i capelli che come vedete sono sfumati con punte di bianco, di blu e di azzurro. È davvero impressionante la qualità di questi headsculpt. Sono veramente molto soddisfatto perché ci tenevo particolarmente soprattutto a questo personaggio. Come vi dicevo in precedenza è possibile un po' in stile SH Figures andare a rimuovere i volti per intercambiarli come preferiamo. Quindi per esempio possiamo andare ad applicare questo con questa espressione invece un po' più, diciamo, neutra. In realtà anche qui c'è un piccolissimo ghigno appena accennato, un piccolissimo sorriso, mentre gli occhi sono più o meno sempre gli stessi che abbiamo visto fino adesso. Qui, non essendoci il coprifronte, viene esaltata ancora di più la capigliatura e le varie sfumature che in questa parte bassa che va sulla nuca sono ancora più chiare, di un azzurro che tende quasi all'azzurro, al celeste chiaro, al bianco. E in quest'altro volto invece, adatto più a pose di combattimento, pose un po' più d'azione, abbiamo anche la bocca aperta che è verniciata con una buona quantità di dettagli. La lingua, se ci fate caso, è anche leggermente come se fosse bagnata, insomma leggermente lucida. L'interno della bocca lascia un po' a desiderare, però parliamo pur sempre ragazzi di un personaggio di un anime, quindi il dettaglio troppo realistico in questo caso avrebbe stonato. Ottima quindi la realizzazione di tutti questi volti, anche gli occhi di cui parlavo in precedenza, questa espressione anche con le sopracciglia un pochino corrucciate. Davvero nulla da dire, ottima la verniciatura e lo sculpt, davvero non avrei potuto desiderare di meglio per dei volti intercambiabili per questo Kisame. Andiamo adesso ad esaminare la doll nella sua totalità, dal vestiario al body, le proporzioni, le articolazioni e quant'altro. Dal punto di vista estetico, ragazzi, io non aggiungerei nulla di diverso da quello che sto guardando in questo momento. È davvero perfetto, le proporzioni vengono giustamente rispettate e la somiglianza di cui abbiamo parlato anche ovviamente nella sezione headsculpt è quanto di più simile al Kisame che abbiamo visto nell'anime, secondo me ci possa essere in questa scala. Il vestiario, la divisa, diciamo il cappottone della Katsuki è di un tessuto molto morbido e devo dire che cade piuttosto bene, forse meglio di come cadeva il vestiario di Itachi, però noto una differenza che purtroppo farà storcere il naso a molti, tra cui anche a me, ovvero la colorazione delle nuvole. Ormai
rinomato logo della Katsuki sono in questo caso di un rosso leggermente più scuro rispetto a quello che vediamo nel vestiario di Itachi. Poi nella sezione confronto ovviamente li vedremo uno di fianco all'altro e vi farò notare con più precisione la differenza di colore. Poi cade molto bene, come vi dicevo, forse meglio di quanto vediamo in Itachi, e ovviamente è totalmente cablato dalle maniche, come vedete, con un fil di ferro piuttosto leggero ma comunque modellabile, ha questa parte della chiusura, anche il colletto, insomma si può modificare in tutti i modi possibili e ovviamente è ricco, costellato di magneti che permettono una chiusura sicura e adattabile ad ogni tipo di pose. Anche in questo caso, per esempio, nella parte bassa, come vedete, è cablato, possiamo adattarlo a tutte le pose che vogliamo dare a Kisame, e quindi ottimo lavoro anche questa volta da parte di Rocket Toys. Hot Toys cerca di prendere esempio da queste aziende. Poi magneti che sono presenti anche in questa bindella, non so se si chiami in questo modo, ma dovrebbe chiamarsi in questo modo. Allora, in questo caso il materiale di questa parte è in plastica, plastica morbida, ma c'è una sorta di texture che la fa somigliare molto alla pelle, che spero si veda bene in camera. Anche questa parte, questa fascia, in realtà ha i terminali, le parti terminali che sono cablate, quindi anche in questo caso sono modificabili. Come vedete possono essere messe a piacimento come vogliamo in base alla posa che daremo al buon Kisame. Poi questa parte è ancorata tramite magneti ad un'altra fascia che è all'interno. Anche qui ci sono dei magneti e questo farà sì che voi potrete mettere pelle di squalo tranquillamente cioè attaccata alla schiena di Kisame, e questa bindella appunto rimane ancorata al suo body. Come vedete, guardate, se la muovo torna subito in posizione perché va ad ancorarsi al magnete. Quindi geniale questa trovata per far sì che questa bindella non vada a muoversi e a dar fastidio, a rimuoversi addirittura in fase di posing. Quindi perfetto. Se andiamo ad aprire leggermente la tunica di Kisame si scopre il body. Body che ovviamente è del colore della pelle di Kisame, secondo me azzeccatissimo, c'è una buona muscolatura. In questo caso, se decidiamo di togliergli il cappotto, togliergli la divisa e lasciarlo appunto a petto nudo, vedremo le articolazioni delle spalle, articolazioni del busto, del petto, dell'addome, insomma, e qui purtroppo è una pecca da parte di Rocket Toys, però non so in quanti esporranno il Kisame in questo modo, ma è giusto per onere di recensione dirvi questa cosa. Come vedete si vede anche l'articolazione della spalla in questa parte un po' più alta, però ahimè. Non so se avrebbero potuto fare diversamente, tipo ricoprendolo di un materiale gommoso, quale in realtà che troviamo in realtà nella parte del petto, perché come vedete la muscolatura sotto ovviamente c'è una base dura, ma qui è un pochino gommosa, non so se riuscite a percepire questa cosa. Comunque ottimo lavoro per quanto mi riguarda, ma lo posso considerare un difetto questa cosa delle articolazioni in vista qualora decidiate di esporlo senza il vestiario. Poi passiamo alla parte inferiore dove troviamo i pantaloni. In questo caso sono gli stessi che abbiamo visto anche in Kakashi e Itachi, di un tessuto molto più diciamo duro, anche se ovviamente come vedete è abbastanza malleabile, abbastanza modificabile come vogliamo, insomma, senza problemi. E ci sono degli elastici nella parte inferiore che adesso sono all'interno di questa sorta di stivale, di questo gambale, che permetterebbero appunto di rimuoverli e comunque di modificarli come vogliamo. La parte che è stata modificata e che secondo me su cui secondo me hanno fatto un ottimo lavoro è la parte delle caviglie, che secondo me è sempre stato uno dei difetti di Rocket Toys. Come vedete, qui adesso ovviamente l'ho mosso, ci sarebbe un attimino da posarlo, ma rimane tranquillamente in piedi. Vi dico questo perché in realtà dovrebbe essere una cosa scontata, ma nelle vecchie Rocket Toys, vecchie si fa per dire, in Itachi per esempio, la parte della scarpa era leggermente più alta e qui era morbida. Così praticamente il peg
che collega la caviglia al piede era libero di muoversi all'interno dello stivale, per intenderci. In questo caso invece è tutto molto rigido e il peg è ben ancorato al piede, quindi quel problema di cui soffrivano le doll di Rocket Toys, secondo me, almeno in questo Kisame, sono stati risolti, quindi davvero complimenti. Per il resto, ragazzi, le fattezze anche della parte inferiore dei piedi, nulla di particolare, abbiamo già visto, sono le stesse che troviamo, a parte questa modifica, che ritroviamo in Itachi e Kakashi, e quindi direi che è il momento di vedere un attimino le articolazioni. Allora, cominciamo dalla testa, che può piegarsi abbastanza, fin qui, in alto invece può andare fin qui, ruotare lateralmente, scusate se non si vede tantissimo ma c'è questo collo alto che un po' infastidisce. Abbiamo già visto l'articolazione della spalla che ovviamente è un'articolazione a farfalla, il braccio può andare in alto, ruotare volendo anche di 360 gradi se decidete di togliergli il vestiario, anche indietro, la spalla può essere alzata, può girare anche il bicipite, può piegarsi il gomito con la doppia articolazione e ovviamente c'è anche l'articolazione del polso. Dimenticavo intanto di mostrarvi questa parte, questi copri avambracci, anche questi molto fedeli all'anime e anche questi dotati di piccoli elastici che permettono di sfilarli senza problemi. Ovviamente sarebbe meglio prima rimuovere la mano dalla sua sede. Poi spostiamoci invece sul busto con una rotazione dello stesso, anche dell'addome, può piegarsi in avanti di parecchio e anche all'indietro senza nessun problema, può ovviamente ruotare lateralmente e anche piegarsi in questo modo sul fianco. Poi veniamo alle gambe, quindi la gamba può alzarsi superando la linea dei 180 gradi dell'orizzonte, è molto limitata invece all'indietro per la solita scultura delle chiappe di Kisame. Doppia articolazione al ginocchio che permette di muoverlo senza nessun problema, c'è anche la rotazione del quadricipite, anche qui buona l'escursione, e poi mobilità della caviglia che può ruotare praticamente in ogni direzione senza nessun problema. Ottime le articolazioni, quindi vediamo un attimino adesso il confronto con Itachi come vi dicevo e poi qualche posa. Ed ecco qua Kisame ancora ovviamente non posato, nella famiglia delle Unasei dedicate a Naruto. Bello, sei bellissimo Madara. E volevo dirvi appunto, ecco qual è la differenza con Itachi. Ben più alto Kisame giustamente, quindi le proporzioni vengono rispettate, ma guardate, vi metto un pochino a confronto, le colorazioni e anche i bordi bianchi delle due nuvole. Quella di Kisame vistosamente più scura rispetto a un rosso un po' più acceso nella divisa, nel vestiario di Itachi. Poco male per quanto mi riguarda, perché a vederli in questo modo già si percepisce appena questa differenza e poi ci sta che ci sia una leggera differenza nel vestiario, però ragazzi io devo dirvi tutto e quindi in questo caso non si sa per quale motivo Rocket Toys ha preso questa decisione e vedremo i prossimi membri della Katsuki che saranno più simili al vestiario di Itachi oppure a quello di Kisame. Basta per quanto mi riguarda che ci sia una sorta di uniformità per la collezione e che magari in futuro Rocket Toys ci riservi una sorpresa dandoci magari un cappotto di ricambio per gli Itachi. In conclusione ragazzi, su questo Kisame c'è davvero pochissimo da dire, tutto ciò che dovevo esprimere l'ho fatto durante il corso della recensione. Secondo me è una doll formidabile e Rocket Toys ancora una volta, come ha fatto finora, è stata capace di colpirmi direttamente al cuore. È stata capace di prendere tutta la passione che ho per Naruto e in questo caso per Kisame e comprimerla in una doll 1/6. È stata capace di
portare in vita, in un certo senso, un personaggio che io tanto ho amato nell'anime e nel manga. E ragazzi, c'è davvero poco da dire. Rocket Toys lavora bene, è capace di migliorarsi, dei miglioramenti, per dirvi, l'ho visto anche nell'imballaggio, nella scatola stessa, nella distribuzione degli accessori, nel problema delle caviglie, quel maledetto problema che c'era nelle altre doll, che finalmente, almeno con Kisame, sembra essere stato risolto. Quantità di accessori ottima, accessori giusti e della qualità giusta per mettere in risalto le caratteristiche base, le peculiarità di un personaggio. Con questo Kisame ci riesce benissimo. Ragazzi, io non ho nulla da dire, nulla di negativo, se non la cosa, come dicevo nel corso della recensione, della nuvola della Katsuki. Spero che venga risolta con una divisa aggiuntiva per Itachi, magari in futuro, oppure comunque in qualche modo spero che d'ora in poi le divise siano tutte così e non subiscano altri cambiamenti, ma vi assicuro che una volta messa in vetrina, messa anche a confronto con Itachi, non ci si fa più tanto caso dopo un pochino di tempo. Quindi ragazzi, io non posso che essere soddisfatto di questa doll, sono felicissimo di aver avuto l'occasione di mostrarvela in anteprima grazie al colossodeinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. E ragazzi, io non vedo l'ora di recensirvi anche Hinata, che sta per arrivarmi, e poi tutte le altre, perché con Rocket Toys è sempre una sorpresa continua e spero che vadano ancora meglio, che si migliorino ancora di più, perché davvero, per quanto riguarda doll ispirate agli anime, in questo caso a Naruto, ragazzi, davvero non ho niente da dire. E niente, spero che facciano sempre più personaggi e che li facciano sempre con questa qualità, con questa voglia di crescere e di migliorare. Detto questo ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao raga, a presto!